Se ti senti spesso stanco, anche dopo aver dormito 8 ore, sappi che non sei da solo. Ma dopo questo video il tuo sonno non sarà mai più come prima. Se non riesci a dormire o dormi male, quello che imparerai oggi ti aiuterà. Se dormi bene, avrai ancora più benefici per essere più produttivo e intelligente. Rimani fino alla fine per il trucco del pilota, per addormentarti in 2 minuti, e un paio di consigli controversi. Secondo te, quale percentuale della popolazione italiana non dorme abbastanza o non si sente riposata? Il 5%? Il 10%? E il 25%? Un italiano su 4 è un numero enorme, che sta aumentando e riguarda anche i bambini. Perché dovrebbe però interessarti questo tema? Come ci racconta Matthew Walker nel suo libro Perché dormiamo, ci sono tonnellate di prove che mostrano che dormendo male ti stai facendo del male in vari ambiti nella vita. La mancanza di sonno demolisce il nostro sistema immunitario, raddoppiando il rischio di cancro, mortalità generale più alta, malattie cardiache, aumento di peso, infezioni e persino Alzheimer. In secondo luogo, se dormiamo poco ripetutamente, questo riduce anche le nostre prestazioni mentali e fisiche, abbassa la nostra produttività, fluidità sociale, capacità razionale, il nostro controllo emotivo e persino i nostri livelli di testosterone. Siccome poi uno dei nostri lettori ha richiesto un video su questo tema, io stesso ritengo il sonno uno degli strumenti principali per il successo nella vita, oggi voglio offrirti una guida definitiva, insieme al libro di Matthew Walker che ho nominato, Perché dormiamo, e un altro paio di esperti in questo ambito, e anche ovviamente ricerche scientifiche. In più ho fatto anche un bel po' di esperimenti a riguardo su me stesso, siccome ho sofferto di insonnia, ho il sonno molto leggero e non dormire 2 giorni mi rende la persona più insopportabile in un raggio di 10 km. Sì, il sonno è una priorità vitale per me e spero anche per te, per il tuo successo e i tuoi risultati in quello che fai. Parleremo di miti del sonno, strumenti, idee, soluzioni, perché voglio che il tuo sonno sia perfetto e riposante. Ho organizzato il video di oggi come sempre in capitoli, così puoi andare dove ti serve di più. Primo tema, le classiche 8 ore. Dormi 8 ore e tutto è perfetto, ci è sempre stato detto. Ma è sempre così? Voglio mettere in dubbio quest'idea con una domanda a te. Se io torno a casa molto più tardi del solito, diciamo alle 3 di mattina o di notte, perché ho fatto serata, però dormo fino alle 11, è tutto a posto? Sarò riposato? Ho dormito 8 ore alla fine, no? Sappiamo entrambi che la risposta è no. Quindi se non sono per forza queste 8 ore, cos'è invece che conta? Conta molto di più quando andiamo a dormire, in base ai nostri precisi ritmi circadiani. Questo è quello che ci dice il professor Russell Foster, esperto del sonno. Il ritmo circadiano riguarda praticamente tutti gli aspetti della nostra salute e del nostro benessere. Questo ritmo è essenzialmente un orologio interno che indica al tuo corpo ciò di cui ha bisogno in un determinato momento della giornata. Negli anni 90 poi Russell e il suo gruppo di ricerca hanno scoperto che ci sono alcune cellule nei nostri occhi che sono responsabili solo per il rilevamento della luce, non servono per la vista praticamente. Questo meccanismo di rilevamento della luce nei nostri occhi comunica al nostro cervello poi che ora del giorno è e aiuta anche a regolare il nostro orologio interno. Siccome poi i nostri orologi interni sono sensibili alla luce, di solito vogliamo appunto essere svegli quando fuori è luminoso e dormire quando fuori è buio, o quello che percepiamo sia buio. Quando il ritmo circadiano però è disturbato, ad esempio a causa di jet lag o lavoro notturno, le conseguenze per la salute possono essere serie. Non tutti i nostri orologi interni però sono impostati allo stesso modo. Quindi quando senti le persone dire sono un mattiniero oppure sono un gufo notturno, si riferiscono al loro cronotipo. Una persona che naturalmente si sveglia presto e trova le prime ore del mattino il suo momento perfetto per cominciare la giornata, pieno di energia, riesce anche a fare battute, quello che io non riesco mai, vuol dire che ha un cronotipo mattiniero. Ci sono su internet diversi tipi per scoprire il tuo cronotipo, potresti divertirti. Una volta però che capirai questo, puoi provare a organizzare le tue attività cercando di adattarle poi a questo tuo cronotipo. Ad esempio, se sei una persona mattiniera, metti tutte le tue attività creative o più impegnative alla mattina. Personalmente, per esempio, ho cercato di diventare una persona più mattiniera. Ho cercato di alzarmi alle 5 di mattina per andare in palestra, produttività, e ci sono anche riuscito. Ma non mi è piaciuto per niente, cioè i risultati sono stati molto scarsi e in poche parole è stata una tortura. Però conosco persone invece che si svegliano volentieri alle 5 e hanno un sacco di voglia di fare.
Sono le stesse persone poi che si addormentano alle 9:30 di sera, mentre per me la serata comincia. Ora mi sveglio intorno alle 7, 7:30, che è un orario un po' più adatto a me. Di solito cerco di fare le cose creative la mattina, lascio per il pomeriggio le cose più noiose quando ho meno energie e poi la sera cerco di nuovo di essere creativo. Però siamo tutti diversi, per quello è fondamentale come inizio conoscere te stesso e i tuoi orari, perché fanno la differenza. Un'altra cosa da considerare è che non tutti hanno bisogno di queste magiche 8 ore di sonno. La quantità di sonno necessaria varia parecchio da persona a persona, tra le 5 e le 10 ore, e cambia poi anche in base all'età. Quando quindi c'è talmente tanta variabilità da 5 a 10 ore, ha ancora senso ancorarsi a queste 8 ore prestabilite? Io credo di no. Perché diventa semplicemente troppo generico come numero, non rappresenta precisamente i tuoi reali bisogni. Però il vero consiglio qui è di non preoccuparti troppo del numero di ore di sonno che hai dormito. Alcune domande utili invece che potresti farti sono: ti sei svegliato naturalmente la mattina o hai avuto bisogno della sveglia? Ti sei svegliato con facilità o hai bisogno di caffè per restare sveglio? Se fai degli sbagli o sei di cattivo umore al lavoro, potrebbe essere perché non hai dormito abbastanza la notte prima. In generale, cerca di trovare un equilibrio e di capire di quanto sonno hai effettivamente bisogno, senza che consideri sempre queste 8 ore perfette. Piccola parentesi, se stai trovando queste info utili fino ad ora, puoi premere il tasto mi piace. Ho sentito che aiuta parecchio l'algoritmo di YouTube, specialmente per un canale piccolo come questo. Terza idea, diminuisci l'ansia della mancanza di sonno. Troppe persone, me incluso, quando non riusciamo a dormire, ci lasciamo sopraffare dal nervosismo e l'ansia, che poi toglie completamente il sonno, effettivamente peggiorando la cosa. Credo che sia successo anche a te ed è estremamente frustrante. Dopo varie strategie però, quello che ha funzionato per me e funzionerà anche per te, pensare in grande. Ricordarmi che una notte senza sonno non significa niente nel corso della mia vita. Può capitare una volta e va bene così. Questo è l'inizio, per calmarsi. Poi mi alzo e a gambe incrociate faccio 10 minuti di respirazione profonda. Deve essere super noioso. Lo scopo è ripartire da zero con il sonno, invece di lasciarmi tormentare dalla negatività. Già dopo i primi 5 minuti sento che mi torna il sonno, però insisto fino alla fine, 10 minuti. Anche in generale posso dirti che 10 minuti di respiri profondi prima di andare a dormire fanno una differenza incredibile per prendere velocemente sonno. Provalo. La quarta idea è quella di impostare un orario di sonno e di cercare di dormire e svegliarsi alla stessa ora ogni giorno. Non procrastinare il sonno la sera sullo smartphone. Se ci pensi, quali grandi cose che ci cambiano la vita facciamo sullo smartphone dalle 10 di sera in poi? Questo è qualcosa che a volte sbaglio ancora, quando scrivo per esempio la notte tardi. La mentalità vincente qui è capire che non è possibile svegliarsi alle 7 per fare quello che ti piace, quello che vuoi, se vai a dormire alle 2 di notte. Se ci tieni a svegliarti prima per essere più produttivo, per forza devi andare a dormire prima, è l'unica soluzione. Sto cercando infatti anch'io di migliorare in questo senso. In più, non pensare poi che se fine settimana puoi dormire molto di più o sballare questi ritmi, perché poi rende ancora più difficile svegliarsi lunedì mattina. E poi se hai sinceramente un lavoro che non tanto ti piace, renderà il lunedì molto più tragico. Dirò ancora di più, siccome prendo il sonno estremamente sul serio, valuta con attenzione se vale la pena fare tardi alcune volte, perché il giorno dopo avrai sicuro prestazioni più basse. Un'eccezione alla regola va bene ogni tanto, però l'abitudine di fare tardi creerà l'abitudine di essere stanco e demotivato. Quinta idea, l'ambiente ideale, luci e temperatura. Il consiglio classico dice di evitare la luce degli schermi elettronici, ma anche le luci normali sono significative, cioè intendo in bagno, in camera, perché hanno un effetto sul nostro sonno. I nostri occhi, per natura, come abbiamo già detto, sono fatti per percepire la luce e decidere se dobbiamo essere svegli. Da adesso in poi magari cerca di evitare di accendere le luci un'ora prima di andare a dormire o abbassa ovunque la luminosità, aiuta anche l'ambiente e risparmia energia. Riguardo alla temperatura, questa è una cosa che non sapevo, che per dormire la temperatura ideale è di 18,3 gradi. Ora, se tu a casa non hai un condizionatore o non c'è questa temperatura precisa, non è un problema, non fa niente. Però la cosa importante da capire qui è che è una temperatura piuttosto freddina. Quindi se la tua stanza invece è bella riscaldata, questo in realtà non aiuta il tuo sonno. Quindi prova ad aprire la finestra 10 minuti per far entrare aria fredda. Suona controintuitivo, però funziona in base alla scienza. A proposito di controintuitivo, hai mai provato a dormire senza cuscino?
È il mio segreto un po' controverso, dormire senza cuscino, specialmente per le persone che dormono a pancia in giù, perché blocca il flusso respiratorio. Io ormai sono 2 anni che dormo senza e fa la differenza per me, però sarò sincero, è un consiglio un po' controverso questo perché dipende dalla posizione in cui dormi. In generale però dormire su cuscini grossi e morbidi non fa bene alla respirazione notturna e neanche alla postura. Mi limito solo a dirti di provarlo per qualche giorno perché ci vuole un po' per abituarsi. Però potresti essere molto sorpreso, come me. L'altra cosa che applico su di me con fantastici risultati? Semplice, tappi per le orecchie. Non quelli di cotone o cera, ma di plastica, quelli economici. Il segreto è di infilarli bene, non solo a metà. Se hai paura poi che rimangano incastrati, posso dirti che in 3 anni non mi è mai successo. E se hai paura che non sentirai l'allarme per andare al lavoro, anche qui posso dirti che non è il caso. Basta che metti il telefono sotto il cuscino o vicino. Specialmente per le persone dal sonno leggero come me, i tappi per le orecchie fanno una differenza enorme. Per il seguente motivo, anche se di notte pensi che non ti svegli, che se ci sono rumori, questi ti toglieranno dal sonno profondo e riposante e quindi di nuovo quelle 8 ore non ti faranno sentire riposato. Ho provato a stare senza e noto sempre il giorno dopo la differenza nella qualità del sonno, semplicemente mi sento più riposato quando metto i tappi. Come promesso alla fine il trucco del pilota. Apparentemente questa è una tattica che usano i piloti ovunque per addormentarsi, perché hanno degli orari di lavoro molto sballati, un po' particolari, quindi devono essere in grado di addormentarsi facilmente ovunque. Quando ho davvero difficoltà poi questo trucco funziona ed è fantastico. Come funziona? Ti sdrai a letto e poi inizi chiudendo gli occhi cercando davvero di rilassare ogni muscolo del viso. Poi una volta che il viso è completamente rilassato, a quel punto rilassiamo le gambe. Così immagino le mie gambe che affondano nel letto e, rilassandosi completamente, diventano come dei pesi di piombo. Cerco di rilassare profondamente le braccia, rilasso le dita, i gomiti, le spalle e poi, se non mi sono ancora addormentato, ricomincio da capo. Viso, gambe, braccia, corpo. Con tutte queste idee, esercizi, ricerche ed esperti sono sicuro che il tuo sonno migliorerà. Puoi persino applicarle tutte insieme poi per non avere mai più problemi in quest'ambito. Così il sonno di qualità sarà una delle tue armi vincenti in tutto quello che fai, al lavoro, nel rapportarti con gli altri, nell'essere più intelligente ogni giorno. Se conosci qualcun altro poi che ha problemi di sonno, puoi condividere questo video. Se ti sono stato utile, lascia un mi piace. Ci vediamo la settimana prossima nella biblioteca. Ciao!